Le preposizioni in italiano ti fanno venire il mal di testa? Beh, non ti preoccupare perché ho la soluzione per te con questo video interattivo super pratico di italiano. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di preposizioni e prima di iniziare il video farai un esercizio. Ecco qui l'esercizio che abbiamo preparato per te. Puoi usare le preposizioni a, in e da. Dopo che fai l'esercizio, io ti darò le soluzioni e le spiegazioni di questo esercizio, così che puoi imparare come funzionano le preposizioni in modo molto più pratico. Quindi metti in pausa il video, fai l'esercizio e appena hai finito, riavvia il video e partiamo subito con le soluzioni. Fantastico! Adesso siamo pronti per vedere le soluzioni dell'esercizio. Spero che sia andato bene. Prima di vedere le soluzioni all'esercizio, però, voglio dirti che abbiamo preparato per te un PDF con tutti gli appunti di questa lezione, ma anche un esercizio extra. Infatti, l'unico modo per migliorare con le preposizioni in italiano è fare tanta pratica. Quindi abbiamo preparato per te un altro esercizio extra che puoi fare scaricando il PDF di questa lezione. Quindi alla fine di questa lezione clicca qui sotto in descrizione per scaricare il PDF. È gratis. Ok, iniziamo dalla prima frase. Lavoro Roma da 5 anni. Qual è la preposizione corretta in questo caso? Beh, è facile. Lavoro a Roma da 5 anni. Questo perché in italiano ogni volta che abbiamo una città dobbiamo usare la preposizione a. Sempre. E non importa se tu vivi in quella città o vai in quella città per il weekend, la preposizione è sempre a. Infatti io posso dire vivo a Roma o vado a Roma. La preposizione è sempre a perché Roma è una città. Questa regola in realtà si applica anche alle piccole isole, come per esempio Capri. A Capri. Bene, adesso passiamo alla seconda frase. Mi trasferirò in Spagna l'anno prossimo. In questo caso la preposizione è in. Mi trasferirò in Spagna l'anno prossimo. Come per le città, con i paesi, le nazioni, usiamo sempre la preposizione in. Non importa se viviamo o andiamo in quella nazione, usiamo sempre in. Per esempio, in Italia, in Francia, in Australia, in Belgio, in Argentina e così via. Fai attenzione però perché quando il paese è plurale, allora in quel caso dobbiamo usare la preposizione articolata, quindi in più l'articolo. Per esempio, Stati Uniti, che è plurale, usa la preposizione articolata, non è in Stati Uniti ma negli Stati Uniti. Adesso andiamo avanti con la terza frase. Di solito vado al lavoro autobus, ma ieri l'ho perso e ho dovuto chiedere un passaggio a un collega. In questo caso la preposizione corretta è in autobus. Di solito vado al lavoro in autobus. Qui usiamo in perché abbiamo un mezzo di trasporto. Infatti ricorda che in italiano con i mezzi di trasporto usiamo sempre la preposizione in. Per esempio in autobus, in macchina, in taxi, in bici. In realtà però possiamo usare anche la preposizione con più l'articolo. Infatti nella frase precedente potevamo anche dire con l'autobus. Tutte e due sono corrette. Andiamo avanti.
L'aereo parte New York alle 8. In questo caso la preposizione corretta è da. L'aereo parte da New York alle 8. Quando abbiamo la preposizione da più un luogo, una città in questo caso, indichiamo provenienza, l'origine di qualcosa, cioè da dove arriva questo aereo, qual è stata la città di partenza, il punto di partenza di questo aereo, New York. Generalmente, quando nella stessa frase vogliamo indicare il punto di partenza e il punto di arrivo, usiamo le preposizioni da e a. Per esempio, l'aereo parte da New York e arriva a Roma. Vediamo adesso l'ultima frase. Andiamo, Marco, per cena. Anche qui la preposizione corretta è da. Andiamo da Marco per cena. Perché questo? Perché usiamo da? Beh, in italiano usiamo la preposizione da con il nome di una persona per indicare il luogo dove si trova quella persona, generalmente la casa di quella persona. Quindi se io dico andiamo da Marco per cena, sto praticamente dicendo andiamo a casa di Marco per cena. Questo è un uso molto comune, non dimenticarlo. Possiamo usare la preposizione da anche con i nomi dei professionisti, per esempio dal medico, dall'avvocato. Però ovviamente se io dico vado dal medico non intendo la casa del medico, ma il suo studio. Quindi, come sono andate le frasi? Sei stato bravo, brava? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, dimmi a quante frasi hai risposto correttamente. E ora non dimenticare di scaricare il PDF per fare l'esercizio extra che abbiamo preparato per te. Questo è un ottimo modo per continuare a fare pratica con le preposizioni. Puoi scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. E se non vuoi perdere tutti i video futuri, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!